e prima che tu abbia sistemato tutto è già iniziato a registrare. Ciao Monica, siamo qui con Claudio per Claudio, amici di Claudio. Mm. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, lui sta conducendo una carrozza che è trainata da due cavalli, però dietro questa carrozza c'è una fila di macchine e lui cerca di comunque di mantenere il controllo, anche se è un po' sudato. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è un po' teso ovviamente per tutta la situazione, perché ci siamo noi, perché c'è la fila di macchine dietro, e quindi dà questo sorriso un po' tirato e dice sì. Può lasciare andare le macchine e concentrarsi su di noi? Sì, 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 Mm? fa così. Perché può farlo? Perché quello di fatto non è la sua occupazione? O perché è più importante quello che facciamo? O per altri motivi? Anche perché vuole scendere dalla carrozza e far sentire che la sua presenza, anche a queste auto, può avere un effetto, no? Quindi lui scende e fa segno alle macchine di andare oltre. Nome del progetto di Claudio. Allora, a me viene così proprio, lo vedo, no? Lui che ripetutamente cade e poi risale. Però allo stesso tempo è come se mi facesse vedere che in nessuna di queste sue cadute lui è sceso in profondità, ok? Quindi è sempre stata una caduta che lo faceva però rimanere in superficie. Quindi non è mai riuscito in queste sue cadute a conoscere se stesso veramente in profondità. Quindi caduta in superficie, Sì. se vogliamo. Nome della sua anima. Mi viene saponetta, come se ci fosse proprio questa volontà di pulizia, di No. togliere dello sporco. Nome del suo spirito. Cavallo libero, Vibrazione di Claudio. circa 1 miliardo. Consapevolezza. 128, Anima. 37, Vite. 1987. Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 27, 3D. 85. O 85. Mm, Vivacità animica. Quanto vuole sapere come stanno davvero le cose. Al momento 98. Entità eteriche di Claudio. C'è una formica come insettoide che lo rende un po', diciamo così, agitato, ma allo stesso tempo anche piuttosto pignolo. Ehm, Poi c'è del secondo universo un demone che si presenta come un grosso ammasso scuro, non ben definito, e io lo vedo collocato all'interno della sacrestia di una chiesa. Ed è come se questa entità favorisse i segreti, i non detti, le repressioni. Poi c'è una volpe, mm, che è come se lo tenesse d'occhio costantemente e appena lui abbassa la guardia è pronta ad ingannarlo o a trarlo in inganno, a fargli fare un passo falso, farlo sbagliare.
Poi c'è questo uomo del tempo che è come se fosse un vigile che alza la paletta e gli dice che lui non può andare in altre direzioni, non può andare verso altre linee temporali. Lo blocca con una paletta rossa. Direi basta. Mentali. Sono tre, una è cocciutaggine, l'altra è solitudine e l'ultima è infrangere. Cocciutaggine è un'entità mentale che vuole renderlo testardo e proprio bloccato sulle sue convinzioni, sui suoi schemi, sulle sue abitudini. E questa entità mentale lo rallenta nel suo processo evolutivo, ok? Perché gli fa anche avere eh, alcuni timori ad affacciarsi verso nuove credenze, nuove possibilità. E direi come livello 7. Poi c'è solitudine, è un'entità mentale che lo spinge all'isolamento, sia per una sorta di forma di sospetto che lui ha nei confronti degli altri, perché oltre ad avere questa forma di timidezza, di introversione, è anche come se non riuscisse a fidarsi degli altri, ok? Però è anche questa solitudine, questo isolamento, una forma di protezione. Mm. E direi appunto un livello che questo, 6 volte 7. Poi c'è infrangere, è un'entità mentale che lo rimprovera e gli dice che deve stare molto attento a non infrangere regole, segreti, sensibilità altrui, perché altrimenti lui pagherà un prezzo molto molto caro. E questa qui la vedo a livello quasi 8, un 7 che tende all'8. Impianti eterici e mentali. Come impianto mentale c'è proprio una gabbia, con delle sbarre molto fitte intorno alla sua testa, che crea in lui una serie di limitazioni, di preconcetti e di timori, di sospetti. E poi ci sono due scatole. C'è una prima scatola che racchiude il cuore al suo interno. Questo affinché Claudio non venga toccato dalla passione, dall'amore. E poi c'è un'altra scatola che rinchiude al suo interno i genitali, e che impedisce quindi a Claudio di mettersi in gioco ehm, sessualmente anche. Chi ha messo questi impianti? Allora, allora, la scatola dei genitali, il demone del secondo universo. La scatola del cuore, la volpe. Dunque, le gabbie, così come impianto mentali, come sospetto, sia la formica che la volpe. Basta. Mm. Come vedi, Claudio? Tipo teso come una corda di violino adesso. Claudio stava rimandando la sua sessione per poter pensare di più ai punti. Causa esoterica, che poi alla fine non sono cambiati sostanzialmente, ma solo su qualche dettaglio. È ovvio che le entità, Non ti sento più, Monica, scusami. allontanato qua. Ah, Le entità eteriche e mentali stanno facendo proprio un cordone intorno a lui, in modo da creare una specie di barriera, in cui questa sessione rimbalza.
ok? Quindi rimbalza, torna indietro, cioè si sposta nel tempo. E poi vedo in special modo l'uomo del tempo che fa di tutto, armeggiando con questa paletta, per addirittura non fargliela fare. Quindi questa è la causa esoterica della diffidenza un po' nei nostri confronti. Allora, ci sono tutta appunto questa serie di entità che sono la volpe, che è l'entità mentale solitudine, c'è anche l'impianto mentale fatto a gabbia, eccetera, che fanno sì che lui mh, non sia tanto disposto, diciamo così, a rischiare eh, in un contatto esterno, ok? Di qualunque tipo sia. Ehm, per la paura di mettersi in gioco. Ok, quindi lui cosa fa? Lui cerca di chiedere il più possibile credenziali che per lui possano essere una sorta di forma di protezione, no? Quindi, se tu hai queste credenziali, allora io posso stare sicuro e protetto. In realtà anche questo potrebbe essere un gioco ingannevole da parte della volpe, perché poi lui potrebbe incontrare qualcuno che è super professionista, perché ha tutti i titoli, eccetera, eppure non essere efficace o ingannarlo. mm? Questo perché lui, anche a causa di questo impianto scatola che ha intorno al cuore, non Esatto. lascia agire il proprio intuito, Il punto è ok? nel cuore, c'è una Sì, scatola, è profondo, è lì bloccato, sì, rinchiuso. Una scatola con un lucchetto, eh sì, con una chiusura. sì. E questo fa sì che lui praticamente non abbia coraggio, ok? Coraggio è agire con il cuore, ma lui non, è completamente, lui isolato dal proprio cuore e ovviamente il cuore non si può rapportare agli altri. mm? Beh, Quindi lui non riesce ad agire con il cuore. bene, Monica, stop. Fermiamo la vita di Claudio come se fosse un cursore. Sposta questo cursore indietro e bloccati il giorno in cui il cuore di Claudio non ha quell'impianto, è libero. Se devi arrivare alla nascita, all'infanzia o anche a prima di nascere, mi va bene. Mi viene 9 anni, Va che bene. fino a 9 anni lui ha un buon rapporto con il proprio cuore e quindi anche con l'esterno, riesce a fare un bello scambio, ecco. Cosa fa? Guarda una scena, gioca. Si gioca, scherza, a volte anche litiga, tutto in maniera molto spontanea perché ci stanno anche le dispute, diciamo, no? Mhm, Però non ha la preoccupazione che allora quello lì non sarà più suo amico se c'è il litigio, ok? mhm. E sa che cioè ha come una fiducia, ok? Che si possono ricostruire le cose, ma in maniera ovviamente non ragionata, ok? Spontanea. Poi Ride? vedo per esempio che stanno giocando a calcio, si ride, a un certo punto si tirano la maglietta, no? Reciprocamente. Mhm. E c'è un fallo, una cosa del genere, eccetera. Ma poi in realtà il momento viene superato e dopo sono lì a ridere, a scherzare, così, in maniera molto liscia. È felice di stare a casa con la mamma, col papà, di mangiare un piatto buono preparato dalla mamma. Allora, col papà c'è sempre un po' di, non so come dirti, un po' di distacco, come se forse il padre era un po' più severo, un po' più riservato, ok, di poche parole, quindi c'era proprio una... con la mamma invece vedo un rapporto più naturale, ecco, più aperto, più mamma e figlio, insomma. Qual è l'apice, il punto più alto in cui Claudio è più privo di interferenze? Dall'anno 0 all'anno 9 a questo punto, suppongo. Mi viene il numero 5, quindi direi. L'età ideale.
Sì, perché ancora non aveva iniziato la scuola, quindi non c'era neanche quel tipo di manipolazione, no? Che c'è a scuola. Come lo vedi? Ah, lo vedo, non so, mi rimanda a qualcosa che riguarda il bosco, la vegetazione. Ehm, Come se per lui è bello toccare il mondo vegetale. Poi mi fa vedere anche il mondo animale. mm, Mi fa vedere anche, tutto sommato, che magari anche se ci sono, ecco, se tipo se c'è una maestra che può a volte rimproverarlo, diciamo, dirgli qualcosa, lui però poi lo trasforma, gli passa, ok? Adesso se invece accadesse, no? Che qualcuno gli fa un rimprovero, gli rimane addosso. Cosa succede a 9 anni? Come se, intendiamoci, è in termine metaforico, venisse impiantato una specie di cancro che poi mano a mano si aggrava, sai, va di stadio in stadio, Mm. ok? Dove? Ehm, Come impianto, come emozione? esatto, sempre comunque a livello della parte superiore del corpo, ok? Diciamo che parte quasi alla gola, mm? Come se poi avesse anche difficoltà, sai, ad esprimersi, a parlare liberamente, mm? E poi mano a mano, appunto, un cancro, diciamo così, inizia a diffondersi, mm? E va così A verso ovviamente il cuore, bloccare, sì, infettare. esatto, Mhm. e scende sempre di più. Poi negli anni, in effetti, raggiunge più in basso le parti di cui lui ha parlato, i genitali e i glutei. Questo ovviamente, se vogliamo chiamarlo così, non è che lo voglio spaventare, non No, ha no, nulla a no. che vedere con il cancro fisico, ok? Mhm. Ehm, Però è appunto molto graduale, ha questa espansione eh, lenta, ma progressiva. Monica, causa esoterica della tristezza che sale di sera, la tristezza serale, che lo porta così a voler apprezzare poco la vita e a ripensare agli errori del passato, che poi di fatto non ci sono. Sono più dei rimpianti forse che degli errori, dei non detti coi genitori. Allora, la sera è proprio il momento ideale, l'oscurità, per il demone del secondo universo, che ha appunto questa mh, forma non forma scura, un ammasso proprio scuro. E qui lui, col calare della sera, riesce proprio a spadroneggiare e a creare tutta questa serie di sentimenti che in un certo senso sono anche molto collegati alla dottrina cattolica. Ok? Infatti lui, come ho descritto, si colloca proprio nella sacrestia di una chiesa. La dottrina cattolica tende molto a far leva sui nostri sensi di colpa, sui nostri errori, sui nostri peccati, sulle nostre mancanze. Mhm. E così questo demone fa la stessa cosa, ok? Lo fa sentire in colpa anche per delle cose piccole, però gliele fa vedere molto grandi, molto gravi. Così lui va avanti in questa maniera perché vede che su Claudio ha un forte effetto, ha un forte impatto. E ovviamente questo insieme di sensi di colpa e di rimproveri portano in lui naturalmente molta tristezza, molta chiusura in se stesso. Perché la sera? Perché proprio le tenebre sono. Le tenebre sono l'ideale per muoversi per questa creatura qui del secondo universo, che viene proprio da un habitat buio. Il demone. Sì. Come si chiama?
Scrofa. Scusa, non volevo ridere. Beh, magari non riusciamo a toglierlo, che ne so, magari non ce la facciamo. Quindi analizziamolo. No, Monica? Creiamo il nostro laboratorio d'analisi, tu scienziata pazza, io scienziato pazzo, con il nostro bravo camice, io scelgo bianco, tu se vuoi anche fucsia, perché sei pazza. Prendiamo Scrofa, demone maschio, e lo sbattiamo sul nostro lettino di ferro, bello freddo, pronti ad analizzarlo. Tu tutta scarmigliata, con gli occhi fuori dalle orbite, e io C'è anche pure. Claudio con le braccia conserte che assiste e lui è dalla parte della testa del lettino. Beh, Ovviamente poi questo qua è una roba informe, quindi non è che riesce a capire dove sta la testa. è una scrofa, insomma, Sì, come se una informe. scrofa, hai presente quando si rotola tanto nel fango Ah, che non riesci neanche più a distinguere i ok, lineamenti? apriamo, vediamo cosa c'è dentro. Chiediamo a Claudio un bisturi eterico per aprire scrofa che non le fa male, poi la richiudiamo perfettamente, figuriamoci. Apriamo e vediamo finalmente come è fatta scrofa. Demone del secondo universo, signore delle tenebre, quello che viene a rompere i coglioni a Claudio la sera, facendogli pensare ai rimpianti e non più errori del passato e alla tristezza della vita. C'è un microprocessore e basta. Beh, prendiamolo e mettiamolo sotto il microscopio. Sotto il microscopio vedo questo, non so come dirti, questo aggregato di componenti, cobalto, bauxite. Mhm. Analizziamo la cobalto bauxite a un livello micron, atomico anzi. E poi non so per quale ragione mi viene la svastica. Mm. Dicevi Atomico. a livello atomico, Mm. come se si perdesse in un vuoto. Mm, Questa sensazione proprio di piccolezza rispetto a un'enormità. So, qualcosa di ininfluente. Non c'è. Esatto. Dunque, cobalto e nickel sono rispettivamente 27 e 28 di numero atomico. Ti dice qualcosa? Ah, nickel non l'avevo visto, ok. Ho No? visto bauxite. Ah, bauxite, scusa. Però non so se ci sono, c'è bauxite dentro. Però la bauxite è fatta di... Boh. Perché ho scritto nickel? Che strano. Ah, magari c'è anche nickel, eh. No, è alluminio la bauxite, quindi è 13. Ah, vedi, 13 ci doveva essere. Esatto. Nickel Eh, no. poteva mancare il 13. Abbiamo detto tante volte, no? Il 13 dei tarocchi è la carta della morte e 13 sono le macchie della vedova nera sul dorso, macchie rosse, no? Claudio, la morte è la fine di una cosa, Sì, non ok? si deve preoccupare, Quindi dai. non è la tua morte, la morte è la fine di una cosa. Per esempio, di questa situazione che a te non piace più e che ti ha portato a fare una sessione. Definisci la morte di questa situazione di tristezza serale che non vuoi più. La morte di questa tristezza serale. Esatto. Quindi stringi stringi la scrofa non è fatta da niente. La scrofa non c'è. La scrofa è un ologramma. Esatto. Il nostro laboratorio non è servito a niente perché stiamo aprendo il niente. Apriamo, non c'è niente. Esatto. E allora io mi giro, guardo il mio assistente in questo momento, Claudio, e gli dico: tu invece chi sei? Mostrati per quello che sei. In questo momento io vedo che Claudia ha la testa di un sole.
perché sta sprigionando tutta la sua luce partendo dalla testa e quindi si sta mostrando in questo modo. Lui è un sole. Ci illumini dalla testa tutto il suo corpo in modo che quella luce mostri quello che c'è davvero, indipendentemente dagli impianti che abbiamo analizzato. Mi fa vedere tanta acqua che scorre, che zampilla, quell'acqua che rimane bloccata, no? I suoi problemi urinari, invece adesso me la fa vedere che scorre senza impedimenti, in maniera molto allegra. E il cuore? E il cuore è come se fosse una cascata. E lui è lì, il cuore, a prendersi tutte queste ondate di acqua. È come se lo risvegliassero, perché per troppo tempo è rimasto lì addormentato, chiuso nella scatola. Va bene. Chiamiamo in questa scena, davanti a Claudio adulto, il Claudio a 5 anni. Si aggrappa alla sua gamba, sinistra e vuole salire su, vuole salire in braccio. Ti devo dire delle cose all'orecchio, dice. E sento che quindi al suo orecchio sinistro bisbiglia e lo sai che tu puoi piacere? Sì, lo sai che tu puoi piacere alle persone? E poi gli dice, lo sai che sei un piacevole? Lui a Ti 5 anni ricordi? piaceva a tutti. Sì, ti ricordi quando eravamo simpatici? Ti ricordi quando ci piaceva giocare e scherzare e ridere? Ti ricordi quando non ci facevamo i problemi della vita? Ti ricordi quando sapevamo volere bene spontaneamente? Ha un giocattolo in mano. Ha tipo una polo rossa ha tipo, non so come spiegarti, quelli come se fosse un escavatore, Mm. ma la macchinina escavatore, una cosa così. E che succede? Il- Mm, è come se Claudio adulto sentisse una sorta di calore, inizia a sentire un piccolo calore sul petto, quindi inizia a sentirsi scaldare il petto, avvolto in parte da una tenerezza nel ricordare la propria infanzia. Poi è come se si ricollegasse a un fiore che può essere il tarassaco, che dopo diventa soffione, no? Mhm. Quindi quello che poi è un gioco per i bambini. E quindi è come se venisse proprio rivitalizzato da questo spirito infantile di allegria, di gioco, Se lo può senza prendere inibizioni. questo bambino che poi è se stesso, lo può prendere in braccio fino alla fine della sessione se vuole. Mm? Lo tiene in braccio, sì, volentieri. Il destro o il sinistro? Sinistro io vedo. Mm. Credo che gli manchi anche un po' sua mamma, eh. Allora andiamo con i due Claudio, i Claudios, davanti al portale aureo e chiamiamo la mamma e il papà.
E mamma ha un grosso coltello in mano e affetta a metà una pagnotta. Poi taglia una fetta di pane molto sottile e dice: Tu adesso ti senti così, invisibile. E invece tu sei così, e gli fa vedere che rimette insieme le due parti, le due pagnotte di pane, no? E tu sei così, tu sei tutto questo. E il padre? Il padre è seduto su una sedia, sembra quasi un po' di paglia la sedia. Guarda questa scena e dice: Quante volte sono stato chiuso in un silenzio pesante e tu mi guardavi aspettando una risposta. A volte non ho risposto alle tue domande e alzavo un muro. Adesso può. Ora questo muro non esiste. Io non sono mi fa vedere come se ci fosse un rapporto in cui lui prima era, è presente all'ufficio postale, no? Mhm. Il padre era l'impiegato delle poste e invece Claudio era lì in difficoltà, che doveva spedire un pacco, eccetera. L'altro gli faceva un po' cadere le informazioni dall'alto, cose del genere, no? Mm. E il padre gli dice: Questa situazione non esiste più, siamo alla pari. Non c'è più nessuna tensione, non c'è un rimprovero che valga la pena rimanere in piedi. Gli occhiali regalati sono un problema? Vorrei farti sentire eh, mh, cos'è questo episodio. E gli fa vedere un girasole meraviglioso con tutti i semini dentro. Al centro del girasole ci sono questi semini. Mhm. Il padre estrae uno di questi semi, lo mette sul palmo della mano di Claudio e dice: Quell'episodio non è grande neanche quanto questo seme rispetto all'intero girasole. Mm. Lo senti tra le tue mani questo seme? È minuscolo ed è comunque più grande di quell'episodio lì. Quell'episodio non conta nulla. Vedo che è come se creasse una riga in mezzo ai capelli di Claudio e vedo che glieli liscia proprio, no? Glieli Mm. liscia, come a trovare una strada nella sua testa, perché si crea bene la riga in mezzo. E dice, voglio che entri qua, voglio che entri qua tutta la sicurezza che proviene da questo girasole, che questo giallo, che è forza, che è luce, che è allegria, voglio che entri in te. Ed è questo il vero battesimo che ti serve. E io lo sto facendo a te per te. Anche mi sembra sentire che è come se Claudio temesse di avergli detto delle bugie, nascosto delle cose. Mhm. E il padre vedo proprio che sorride, mm, molto affetto, con molto candore. E dice: Oh, Dov'è il cosa? problema? Con Non è problema. un'importanza? No, 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 ma nessuna non c'è alcun importanza. problema. Nessuna. Il padre si accompagna alla moglie, quindi alla madre di Claudio. Probabilmente è difficile perché ci sono due livelli di consapevolezza molto Mm, diversi. 15 anni, esatto. 7 mesi. Mm. Mm. Allora, la mamma mi parla di una sorella, una cosa del genere. Mhm. Mm. Sì, c'ha una sorella?
Sì, che è Mm, e, mancata, cre- immagino, sì. e credo appunto che se mi dice questo, io non la capisco benissimo, però mi parla della sorella probabilmente perché è accanto, ok? L'ha vista, è in contatto, ok? Mm. Non riesco, cioè in questa immagine che abbiamo evocato sono tutti insieme, ok? Però allo stesso tempo, come hai detto tu, Non adesso ci si sono due vedono. percorsi differenti, Mm. sì, esatto. Molto probabilmente la mamma non vede il papà di Claudio, magari forse il contrario, sì. Il papà di Claudio vede ogni cosa, certo. Esatto. Mhm. Sì, sì, sì. Lo spieghiamo però perché è un po' complesso da capire. Nell'oltre tutto si muove intorno alla consapevolezza, che in parte è legata al tempo che è trascorso, che è tempo si fa per dire, ma è tempo comunque, in cui ha fatto un percorso, eccetera, così come dalla consapevolezza tu cura, cioè solo da quello, perché uno può anche stare 15 anni nell'oltre e non aver capito nulla per una serie di infiniti motivi, Certo, per esempio la religione. Va bene. eh sì. E Claudio, come anima, cosa vuole dire al padre? Per tanti anni ho pensato di averti fatto dei grossi torti. Mi sono tormentato. Mi sono torturato con i pensieri, dicendomi se avessi detto questo, se avessi fatto quell'altro. E così giorno dopo giorno è stato così, un vero tormento. Il padre dice, lo so, ti vedevo. Allungavo la mia mano verso il tuo cuore, ma era chiuso. Allungavo la mia mano sulla tua testa per darti conforto, ma tu non mi sentivi. Ora mi puoi sentire? Ora che accarezzo le tue guance da uomo? Perché le carezze non andavano di moda fra di noi. Ora te le posso fare. Cosa hai pensato quando ho bussato forte alla porta del bagno? Oddio, papà adesso mi sorprende. Dio, papà adesso capisce. Dio, papà adesso non mi vorrà più bene, mi rimprovererà. E invece cosa pensa di questo evento il bimbo di 5 anni, Claudio? E fa una risata, si mette un dito nel naso, come dire una stupidaggine, no, è una caccola. È una sciocchezza. Niente di grave, niente che non possa essere rimosso. Proprio come una caccola dal naso. La Non c'è togli più. via. È molto divertente questo bambino. Quasi il bambino interiore di Claudio. Claudio davanti al papà e davanti alla mamma disincarnati è un po' il trade union, il trattino che unisce uno all'altra. Vediamolo adesso apportarsi alla madre. Mamma, mi sento un po' solo. Cioè, io mi ero abituata ad averti come punto di riferimento. Venivo a casa e tu c'eri lì sul divano, lì seduta vicino al tavolo, lì alla finestra. E adesso che non ci sei più, mi sento un po' solo e non so di chi fidarmi, di chi potermi fidare. Vicina di casa, c'è una vicina di casa?
che la madre parla di una vicina di casa. Sì, 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 che non c'è più. No, No, c'è cioè, ancora, no, c'è ancora. sì, c'è ancora, cioè, di chi si può fidare, inteso. Ok, scusa. Era quello. Ehm, non so, perché si può fidare della Beh, vicina di casa, saprà Claudio, e il rapporto che c'è, ovviamente. mhm. Ehm, mm, aspetta, adesso non so perché mi sta facendo vedere degli articoli di giornale. Ah, non lo so. Eh, mm, 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 non lo so. Mi ha fatto vedere degli articoli di giornale, però non so Messaggio interpretare il della significato. madre al figlio. Ehm, sei un uomo forte e sei un bell'uomo, anche se tu ti svaluti. Poi vedo che è come se gli volesse creare spazio qui fra le sopracciglia, no? E gli Mhm. dice, pensi troppo, figliolo mio. E gli mette un piccolo fiorellino per alleggerire tutto questo suo turbine di pensieri. La vita può essere una cosa bella, ma bella, bella, bella. Concediti questo lusso. Se posso permettermi, dice, ti ho lasciato quello che ti occorre per stare bene. Approfittane, stai bene. Messaggio della mamma al marito portato e riportato da Claudio. Che non ho capito, sai, portato e riportato, Cioè, sai che... la madre non può parlare col marito, ma adesso sa Ok. che può farlo perché è Claudio che glielo riferirà. Dice che non è stata una vita molto semplice. Però lei guarda così, no? Lei guarda su, mettendosi la mano così, e dice, vedo che ti sei alzato molto e da qui sei bellissimo. Il marito? No, La Claudio, moglie dice, dice al marito. sì. Ah, quindi lo vede. E, e in questo momento sì, perché sta guardando Ah, così, ok? Però non credo che poi rimanga stabile nel tempo questa cosa. mm, 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 mm. E cosa È un risponde il momento un po' marito? a sé, un momento unico questo. Lo so, ho avuto modo di conoscermi molto bene in tutti questi anni, di guardare ogni singolo pensiero e ogni singola mia azione. Lo so, non facile sono stato, non sempre accomodante, ruvido a volte, perentorio, a volte irremovibile. Ma ora ho smussato, sono leggero ed amorevole. E poi guarda Claudio e dice: "Fatto bene a buttare quegli occhiali, non ti piacevano. Nessun risentimento, nessuno strascico." E gli fa l'occhiolino. Li salutiamo entrambi. Mm. Monica, la causa esoterica dei problemi urinari è collegata alla stessa del dolore ai glutei, giusto? Sì, diciamo così che questo impianto scatola crea proprio un problema sul fronte e sul retro, diciamo così, no? Ok? Ed è molto anche legata alla entità mentale, aspetta, che si chiamava, aspetta, Solitudine, no, l'ultima, infrangere, infrangere. infrangere, esatto.
infrangere, proprio perché è come se a lui pesasse, ok? Poter esternare e vivere serenamente la propria omosessualità. Quindi questa parte con cui vivrebbe la sua omosessualità risulta dolente, mh? Sia nel davanti che nel di dietro, Mhm. ok? Ma proprio perché infrangere gli dice che lui non deve infrangere le regole, che lui dovrebbe stare nelle convenzioni, ok? Dovrebbe mantenere i segreti. Mhm. E quindi è un invito alla repressione anche come fa quel demone lì del secondo universo oscuro. Mm. La scrofa. Esatto, Lo scrofa. sì, quello. Causa esoterica della difficoltà ad avere a farsi amicizie. Quello ovviamente è l'entità mentale solitudine, che vuole proprio farlo isolare e vuole creargli anche proprio, mi dice che così è protetto, per lui è sicuro e protetto. E poi appunto c'è anche l'entità eterica che è la volpe, che vuole anche fargli credere che deve sospettare degli altri, perché comunque gli altri potrebbero un po' ingannarlo, prendersi gioco di lui. Ed è così. Allora, nel momento in cui lui aprirà la scatola, e quindi libererà il suo cuore, lui potrà attivare quell'intuito, quel sesto senso che gli farà comprendere le persone, da poter frequentare, a cui avvicinarsi, quelle da evitare, perché ci sono anche persone che possono essere così. Certo. Beh, ma perché aprirla? C'è solo un mondo di sesso, amicizie, amore e relazioni da scoprire. C'è solo la vita da scoprire. Esatto. E lui ha paura, di vivere. Non l'ha mai fatto. Sai, si è molto consolato, no? Nelle mura di casa sua, con la protezione della mamma e Quindi qui c'è una anche, chiave. Mm. sì, E anche? con il tormento dei suoi pensieri. Mm, Anche mm, mm. quelli erano dei compagni molto subdoli. Bene, la chiave è da qualche parte. È in casa, Dov'è la chiave? nascosta in qualche cassetto o è fuori casa? La chiave è sotto il suo piede, sotto il suo piede destro. Lui ce l'ha lì sotto la pianta del piede, se la nascondeva da solo. Manco lo zerbino, il piede. Esatto, vero? Come quando vedi una banconota da 100 e ci metti il piede sopra perché Sì, al momento buono devi prenderla. sì. Allora lui Dov'è? si piega e sente un po' mal di schiena, No, così, meglio di capito? no, meglio di no. Bravo, il dubbio è quello. Ah, allora lascio là. C'è solo un mondo di vita da scoprire aprendo quella scatola. Mm. C'è qui un gatto che come telepaticamente gli dà questo messaggio che tu hai veicolato a parole, no? E lui glielo invia telepaticamente. Glielo dice. Guarda che la vita fuori è bella. Fatelo dire da un gatto selvatico che ama ogni aspetto della vita. Anche il rischio è bello, perché è la vita e la vita va vissuta. E glielo dice tutto telepaticamente. Un gatto, hai Eh, detto? ma sì, Ma un gatto suo? un gatto, non so, un gatto. Un gatto, perché a volte è come se lui potesse fidarsi di più degli animali che delle persone, no? Allora, il tuo pensiero, diciamo così, no? Preso dal gatto e messo in Claudio è efficace, vedo, perché lui si piega senza far troppe storie, ha dolori, eccetera, e prende la chiave sotto il piede.
Bene, ha la chiave in mano. Che fa? Sì, gli trema un po' la mano e riuscirò da solo io, cioè, visto che iniziamo con delle lucubrazioni, ma se la scatola è qua, no? Cioè, io riesco a piegare il braccio, a girare, Eh, mm, sì. e poi, cioè, non è che poi mi faccio male alla spalla. Eh, Ci sono tante cose nella vita da scoprire, per esempio un viaggio. Come fa a fare un viaggio se non apre la scatola? Quindi gli facciamo vedere le foto di quel viaggio, ma sono solo foto, non è il viaggio stesso. Questa è una possibilità. La seconda possibilità è un viaggio con una persona, un viaggio romantico. Gli facciamo vedere le foto, ma è solo una possibilità. Poi c'è un viaggio con una persona che finisce magari male. Perché no? È una possibilità, è vita, è un fallimento. Grazie a quel fallimento, più avanti ci sarà un viaggio con una persona incredibile. Senza quel fallimento no, altra possibilità, ma senza la chiave nella toppa. Intanto che ci pensa andiamo a farci una passeggiata nel suo cluster, quel luogo, lo sa bene Claudio, dove ci sono tutti i suoi contratti, che lui ha stabilito con le entità che lui ha stabilito con se stesso. mm. Allora, me lo presenta come binari della stazione, però non so spiegarti, è come se sentissi un senso di lui legato ai binari, Mm. ok? Quindi quei binari che rappresentano i suoi vincoli, ok? Come una traversina e quando passa il treno lo uccide. Esatto, Mhm. esatto. Orca, e quindi c'è un Claudio che è come hai detto tu, legato lì ai binari e il treno passerà, ok? Poi c'è un altro Claudio fuori sulla banchina che guarda questa scena e dice: No, No? un attimo, io non voglio essere investito dal treno. Bene, Claudio sulla banchina però ha da un lato, penso la sinistra, la chiave e dall'altro ancora il bambino di 5 anni. Mm. E quindi io sono forte di questi elementi a mio favore. Questi sono dalla mia parte, questi elementi. Bene, allora sai cosa faccio? Cancello tutto, dice. Io questo cluster qui lo cancello, lo butto via, Deve fare in lo fretta, butto se no via. arriva il treno. Eh, infatti si sente già il fischio. Sì, Un sì, sì, suggerimento sì. per Claudio, può bloccare il tempo se vuole. Mm, eh, bene, fa così. Come lo blocca? Si gira con la testa verso il treno che sta arrivando a tutta velocità e allunga anche il braccio, come a dire stop. E quando dice stop, quello è Stop. il momento in cui si ferma tutto. Allora respira, bel sospiro. Però lo devo fare. Non è che possiamo stare così, no? Sto treno lì, io legato ai binari. Lo faccio, lo faccio, lo faccio. Lo faccio perché ho questi strumenti qua. Io ho il mio me piccolo, bambino, ho la mia chiave e ho il mio cuore, che adesso sta per essere liberato. Forte di queste cose, lui butta via tutta questa scena qui. Via, inderogabilmente, via dentro un portale definitivo. Definitivamente via. E lo richiude. Sì. E adesso c'è solamente lui sulla banchina. È tutto tornato alla normalità, è in questa stazione, non c'è più quell'immagine lì. Mm? Mhm.
E quindi lui sarebbe anche pronto per partire, no? Farsi Mm. un viaggio. E la scatola intorno al cuore? Adesso è come se fosse anche più sciolto, posso dirti, più snodato, no? E allora tranquillamente infila la chiave nella toppa di questa scatola, gira e questa scatola si apre su tutti i lati, quindi lascia libero il cuore. È come se si smontasse proprio la scatola. E lui si mette a sorridere perché inizia anche a sentire il suono del cuore. Sente che palpita, che pulsa. Ce l'ho anch'io. Tum, 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 tum. È il mio cuore. E con lui non sono mai solo. Mi sostiene e mi consiglia. Monica, caduta in superficie. Il progetto esiste ancora. No, c'è qualcosa tipo ballando sotto la pioggia. Saponetta e cavallo libero. Sono ancora anima e spirito. Mm, Allora, Cavallo Libero è rimasto e Saponetta è diventata mm, Giada. La formica, il demone scrofa, la volpe e l'uomo del tempo esistono ancora. No, assolutamente no. L'entità mentale cocciutaggine, solitudine e infrangere. No, Gli impianti, specialmente la scatola intorno al cuore. no. Ok. Vibrazione di Claudio. Da 1 a 190, consapevolezza. 161, Anima. 48, Vite. 1816. Breve commento, sono ottimi valori, Claudio. Nulla da 48 come PS è quasi la metà, quindi è perfetto. Cervello, capacità medianiche. 9,6, Ottimo. Sei un passo dal 10. Suscettibilità ipnotica 27. 42, 43. Ok. 3D, solidamente nella 3D con l'85. Mi viene 45. Benissimo. Vivacità animica, vuoi sapere come stanno le cose, ma non del tutto, 98. Adesso vedo 100. Del tutto. Bimbo Claudio cosa fa? Applaude e gli fa come un balletto intorno. Adesso tocca a te, dice. E sai, Claudio si gratta un po' così la testa, è un po' così imbarazzato perché non è abituato, sai, a lasciarsi andare, no? In un Mhm. balletto, in un qualcosa così di spontaneo, di naturale. Però ci prova, vedo, no? Mhm. Cenna dei passi, un po', sì, un po' Michael Jackson, dei passettini, così. Mm. Sì. Monica, prima del messaggio finale dell'anima di Claudio a Claudio, ti faccio alcune piccole domande. Cosa potrebbe fare alla fine di questa sessione Claudio tra queste ipotesi mie? Andare a cercare dei giochi che aveva da bambino, che gli ricordino dei momenti. Sì, potrebbe, certo. Mhm. Andare a cercarsi delle foto di famiglia, di viaggi, dove c'era lui, il papà, la mamma e qualche parente magari. Allora, sì,
ma con il nuovo Claudio. Perché? Facendo questo, lui potrebbe, per via dell'abitudine, essere portato ai suoi vari rimpianti, il rammarico, eccetera. Per farlo ricordandosi tutto quello che è stato detto nella sessione. E che è un gioco, tutto un gioco. Andare a cercare, magari in agenzia o su internet, un viaggetto, mm, una mostra, con spostamento, ehm, una cosa Allora, del puoi genere. iniziare anche con cose in giornata, mi dice. Mm? Quindi comunque un viaggio, sì, ok, dove però può magari all'inizio rientrare nell'arco della giornata, tipo in Certo. serata. Poi mano a mano allungare la durata del viaggio. Da domani dal 21 al 23 novembre c'è Verona Mineral Show, per esempio. Se ti interessano i cristalli, i minerali, potrebbe essere un'idea? Non so se lui vuole andare a vedere il No, mare. il Vuole mare. andare a vedere il mare. C'è questo mare, questa scavatrice sul mare che io vedo da un po', la giocattolo. Mm. E mi piace il mare, sì. Il mare è proprio libertà, è immensità, è coraggio. Il mare è forte, il mare è profondo e non ha paura il mare. E allora andiamoci al mare. E qui davanti al mare Claudio si lascia l'ultimo messaggio. Spalanca le braccia e dice: "E- mm, tutto questo è mio, io faccio parte di tutto questo. Eh, santo cielo, quanto è bella la brezza del mare. Ma io sono vivo." E lo urla. Io sono vivo. Questo è il messaggio finale che si lascia. Sì, io sono vivo. Ok, abbiamo finito.